Ciao, benvenuti su Minty Tarot. Oggi vediamo le energie che vanno dal 22 al 28 novembre 2021. Prima di iniziare però vorrei invitarvi, se vi piace questo video ed altri che trovate nel mio canale, a mettere il like, a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella. In questo modo non rischiate di perdere i prossimi video e allo stesso tempo mi aiutate a continuare e migliorare questo canale, a produrre nuovi video sul tema dei tarocchi. Bene, detto questo possiamo iniziare. Abbiamo tre stese tra cui scegliere, tre varianti. La prima con la calcite arancio, la seconda con l'agata azzurra e la terza con il quarzo citrino. Potete fermare un attimo il video e scegliere con calma, però seguendo il vostro istinto, la variante che vi comunica di più. Dopodiché potete scorrere il video fino al capitolo che la descrive. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella della calcite arancio. Vediamo le energie generali della settimana, i dettagli con i tarocchi e poi consigliere le carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere per ottenere il meglio da questa settimana. Dunque, per quanto riguarda le energie generali, abbiamo una bellissima scintilla divina della Terra. È una carta che esprime un'energia nuova nella nostra vita, qualcosa di nuovo che sta nascendo, che però ancora è indefinito, che deve prendere forma e comunque indica appunto delle novità. Siccome è legata all'elemento terra, può essere appunto qualcosa che effettivamente ci cambia una parte concreta della nostra vita. Proprio riferito, diciamo, anche al tema dell'abbondanza, dei successi materiali. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Dunque, come carta centrale abbiamo il giudizio, poi la settimana vediamo che inizia con un asso di denari, un paggio di denari e l'appeso. E poi la seconda parte della settimana vede il 9 di denari, l'asso di spade e la carta dell'eremita. Dunque, ci sono basicamente solo carte di denari a parte un asso di spade, quindi effettivamente è un'energia, questa è la scintilla divina della terra, che veramente prende forma nell'ambito materiale della vita delle persone che hanno scelto questa variante, di voi che avete scelto questa variante. Dunque, la settimana inizia con un bellissimo asso di denari, seguito dal paggio di denari, che indicano sicuramente un qualcosa di nuovo, una nuova opportunità che si apre davanti a voi proprio all'inizio della settimana, perché queste due carte indicano proprio un nuovo inizio, un'offerta, una opportunità che si apre, che vi dà la possibilità anche di crescere, di prosperare, di amplificare il vostro benessere proprio a livello materiale con il paggio di denari. Subito dopo però vediamo che abbiamo sia il giudizio che la carta dell'appeso, che indicano appunto delle riflessioni da parte vostra. Dovete appunto prendere delle decisioni, dovete ponderare questa opportunità che vi si presenta. Siete un attimo bloccati diciamo a metà settimana, o comunque questo diciamo è il tema della centrale della settimana, ovvero decidere se questa opportunità fa per voi, se appunto può farvi crescere, se siete disposti a coglierla.
direi che appunto dopo attenta riflessione durante la settimana, che è soprattutto manifestata dalla carta dell'eremita, che è una carta di ricerca, che è una carta che esprime un mettere luce su delle questioni, appunto, no? Con questa lanterna l'eremita è proprio l'archetipo del cercatore, del ricercatore anche. Dopo questa attenta ricerca, questa attenta riflessione, che è diciamo rafforzata dalla carta dell'asso di spade, l'asso di spade in sé proprio vede la decisione presa da parte vostra a favore di questa opportunità, perché appunto secondo il vostro giudizio è un'opportunità che vi farà crescere, che vi darà abbondanza, che creerà delle opportunità proprio concrete, aprirà delle porte concrete nella vostra vita con il 9 di denari, che è una carta proprio di prosperità, di abbondanza. Vedete questa persona, questa signora è riccamente vestita, sta in un lussureggiante giardino, quindi è sicuramente un messaggio positivo di abbondanza e prosperità concreta, appunto. Quindi sicuramente è un'opportunità da cogliere, sicuramente però appunto le carte suggeriscono appunto di fare le vostre ricerche, di ponderare anche in maniera razionale con l'asso di spade, cioè cercando di capire i pro e i contro, però appunto l'asso di spade indica anche una decisione abbastanza determinata una volta chiariti i vari possibili dubbi e raccolte le varie possibili informazioni sulla questione. Questo dal punto di vista generale. Dal punto di vista lavorativo, appunto, vi viene proposta un'opportunità da cogliere, una offerta a livello lavorativo. Anche in questo caso, nello specifico, siete un po' dubbiosi, cercate di appunto raccogliere le vostre informazioni, perché probabilmente, cioè, le carte suggeriscono che è un'opportunità che vi permette di aumentare la vostra situazione anche a livello finanziario, ma soprattutto è una opportunità in cui cui dovrete agire da soli, perché l'eremita e il 9 di denari sono carte che indicano delle attività solitarie, anche il 9 di denari perché appunto è una carta di soddisfazione sicuramente, ma appunto di indipendenza, di autonomia, di gestione, quindi sicuramente è una opportunità, un progetto di lavoro, sì, un nuovo lavoro in cui sarete soli a dover lavorare, a dover gestire le varie attività, e quindi magari questo vi lascia un po' dei dubbi, però la carta del giudizio, oltre a indicare un'attività, cioè un momento di riflessione da parte vostra, appunto di giudizio, indica anche qualcosa che questa attività è appunto molto in linea con la vostra natura, cioè vi piace, vi chiama in un certo senso, è un qualcosa in cui siete portati, è un'attività che insomma è abbastanza in linea con le vostre qualità, le vostre attitudini e i vostri interessi, e quindi anche in questo caso più specifico nell'ambito lavorativo vedo che l'asso di spade proprio conferma la vostra decisione di coglierla. Appunto però dovrete appunto riflettere sul caso e sicuramente sarà un'attività in cui non sarete molto supportati, non nel senso che qualcuno vi andrà contro, ma proprio nel senso che non fa parte di un partenariato, non ci sono dei partner con cui lavorare insieme, dei colleghi di lavoro con cui lavorare insieme, però è proprio un'attività che può essere appunto imprenditoriale, dove siete da soli nel gestirla.
Dal punto di vista sentimentale c'è appunto una attività da fare, una opportunità che vi si presenta. Per alcuni di voi può essere appunto una nuova relazione che ha un lato molto concreto, quindi è degli incontri, degli appuntamenti, delle frequentazioni con una persona che appunto è una persona molto concreta che come dire, offre sicurezza perché l'asso di denari appunto è una porta che si apre su un qualcosa di concreto, quindi per chi è single ci possono essere degli incontri appunto con una persona che è affidabile, che è disposta a farsi coinvolgere da voi. Avrete anche voi, nel caso del singolo, appunto dei dubbi, però appunto nella seconda parte della settimana vedo che riuscite un po' a risolverli e continuare in questa frequentazione. Se siete già in coppia, ci sono dei progetti che possono riguardare probabilmente magari anche dei figli, ci sono dei progetti che possono far crescere la vostra relazione e andare oltre un periodo, diciamo, di dubbi, di impossibilità di muoversi che possono essere espressi appunto dalla carta dell'appeso, che vengono risolti questa settimana e che possono portare appunto a far crescere la relazione e a creare appunto delle opportunità di crescita e di sviluppo della relazione dal punto di vista concreto, perché sono basicamente tutte carte di denari, quindi è una relazione che cresce, che diventa solida nel tempo, durante anche questa settimana in particolare, dove appunto anche voi stessi siete molto assertivi e siete in grado appunto di far crescere la relazione in modo sereno e soprattutto concreto, grazie naturalmente all'apporto del vostro partner. Quindi in generale è una bellissima stesa dove ci sono delle opportunità concrete di crescita in tutti gli ambiti, sia lavorativo, sia sentimentale che nel vostro quotidiano. Dovrete appunto comunque dare il vostro contributo ovviamente alla crescita di questa opportunità, alla definizione dei particolari di questa opportunità, nel metterla nel concreto, nel darle forma, perché come ho detto altre volte, queste scintille divine di queste carte sono comunque delle energie che devono ancora prendere forma, che sono nell'aria, ci sono appunto delle opportunità che però sta a voi poi concretizzarle e calarle nel vostro quotidiano e dare una direzione concreta. Bene, spero che sia abbastanza chiara il vostro contributo che potete dare alla definizione di questa scintilla divina della Terra e soprattutto di questo asso di denari, che sono bellissime carte. Vediamo adesso i consigli della carta dell'archetipo. Su come diciamo concretizzare al meglio questa opportunità questa settimana, e abbiamo l'archetipo della guida e è una carta che indica appunto che voi potete
appunto dare una guida, una direzione alla vostra vita in questo momento, prendere delle decisioni che danno una direzione precisa alla vostra vita, e quindi sicuramente vi incoraggia a prendere in mano le redini e cogliere le opportunità che vi si presentano, come per esempio appunto quella dell'asso di denari, e plasmarle a vostro beneficio in maniera sicura e soprattutto tranquilla, senza maniera saggia, ecco, mettiamola così, un po' come la carta dell'eremita, che è proprio l'archetipo della saggezza, della ricerca, delle informazioni necessarie per decidere, però insomma di saggezza anche nel condurre la propria vita. Infatti, se vedete, i disegni sono abbastanza simili in entrambi i casi. C'è una lanterna che fa luce davanti a voi, quindi voi avete le capacità per prendere le decisioni giuste e per fare luce nel vostro cammino, per poter prendere la direzione giusta. Potete contare su voi stessi, e questa carta della guida vi incoraggia in questo senso. Bene, spero che questa piccola stesa vi sia stata di aiuto. Vi invito a mettere il like se vi è piaciuto il video, appunto, se a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivare la campanella per non perdere i prossimi video, e noi ci vediamo domenica prossima. Ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella dell'agata azzurra. Vediamo le energie generali della settimana, i dettagli con i tarocchi, e poi i consigli delle carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere per ottenere il meglio da questa settimana. Dunque, vediamo le energie generali. E abbiamo l'incantatrice dell'aria, che è una carta un po' che ispira dell'ansia, della paura. Ci sono delle cose che ci disturbano questa settimana e che ci creano un attimo appunto di timore, un po' di ansia, anche di disappunto. Però questa carta ci ricorda che molto spesso, come tutte le carte relative all'aria, tutte queste paure sono in realtà un po' il frutto dei nostri pensieri, non sono molto poggiate su fattori reali, quindi è importante adesso vedere i dettagli con i tarocchi. Dunque, la carta centrale è il 4 di coppe. Poi la settimana inizia con il 7 di coppe, il paggio di spade, l'8 di spade, e la seconda parte della settimana vede il cavaliere di coppe, il 3 di spade, e poi la settimana finisce con il 9 di bastoni. Dunque ci sono effettivamente molti pensieri in questa settimana. Dunque c'è un po' una forma di malinconia, di insoddisfazione in linea generale. Vediamo che la settimana inizia con dei sogni un po' ad occhi aperti, delle fantasie, delle idee che avete per il vostro futuro, con il 7 di coppe, perché appunto vorreste probabilmente iniziare dei progetti, anche una relazione dal punto di vista sentimentale. Insomma, ci sono delle opzioni che state un po' accarezzando con la vostra immaginazione, però vi sentite incapaci di muovervi, vi sentite un po' imbrigliati, perché la carta dell'8 di spade indica appunto questo sentimento di sentirsi un po' in gabbia, di non essere liberi di mettervi in azione per appunto concretizzare i vostri sogni.
ehm, anche se appunto ci sono delle probabilmente delle opportunità che sono venute a voi, che vengono a voi. Il paggio di spade indica a volte delle comunicazioni, delle opportunità, ma anche un atteggiamento un po' sul chi vive, quindi evidentemente ci sono appunto delle comunicazioni, dei messaggi che vi arrivano, che vi fanno un attimo ehm, frenare nella concretizzazione di questi sogni che vediamo rappresentati dal 7 di coppe. Vi sentite un attimo chiusi, imbrigliati. Il 4 di coppe in particolare è un po' un atteggiamento di freno dal punto di vista emotivo, come se appunto foste un attimo non convinti effettivamente sulla possibilità, sulla effettivo vantaggio di portare avanti appunto questo tipo di progetti, perché il 4 di coppe indica un po' un atteggiamento di disinteresse, di chiudersi un po' in voi stessi, anche di un po' di noia, no? Vedete, qui c'è una figura sotto un albero con le braccia incrociate, quindi un atteggiamento difensivo, un atteggiamento di chiusura nei confronti dell'esterno, e appunto dall'esterno viene questa offerta, questa coppa, e voi non vi chiudete in voi stessi invece di accettarla. La seconda parte della settimana cambia poco fondamentalmente per il momento, perché appunto vedo che siete ancora un po' sulla difensiva, anche se appunto il cavaliere di coppe è anche una persona abbastanza sognatrice, abbastanza idealista, e che quindi vedo che continua un po' verso la sua strada, però davanti a sé c'è il 3 di spade e il 9 di bastoni, che indicano appunto questo atteggiamento di chiusura, di difesa che voi tenete per evitare appunto un po' di problemi. Quindi un po' tutta la settimana sarà nel senso di un po' di chiusura nei confronti della realtà che vi circonda, insomma di chiusura nei confronti dell'esterno. Avete come delle paure, non avete come dire l'intenzione, neanche il coraggio in parte per uscire da questa gabbia che vi imbriglia, che di base è un po' una gabbia che vi siete fatti da soli, perché è una carta di spade, quindi di pensieri, è la sfera mentale che vi imbriglia un attimo. Avete dei pensieri che vi limitano, avete delle paure che vi siete un po' anche costruiti per voi, da voi stessi, è come se aveste paura di mettervi in gioco questa settimana. Ehm, è una cosa temporanea, non va a durare, perché io non vedo traumi, non vedo obiettivamente dei fattori concreti che giustificano questo tipo di ansia. È un po' un sentimento così che veleggia dentro di voi questa settimana, e che sparirà nei giorni successivi. Però appunto quello che stanno a dire le carte è che in realtà sono costruzioni soprattutto mentali, ovvero sia il paggio, soprattutto le prime tre carte, il 7 di coppe indica appunto dei pensieri, dei sentimenti, anche
delle paure che vi costruite voi e che vi mettono sulla difensiva e che costruiscono questa gabbia di base. Non ci sono tanti fattori concreti, probabilmente sono dovuti anche a delle comunicazioni che vi arrivano, ma che non sono di per sé obiettivamente mm, brutte talmente da giustificare questo tipo di gabbie mentali che vi state creando. Ci sono anche probabilmente dei progetti, delle opportunità che vi arrivano, ma che voi tendete a voler rifiutare perché avete un po' paura di mettervi in gioco e non siete molto convinti. Questa quindi è una settimana un po' così di freno che vi state costruendo da voi, che appunto si chiude con il 9 di bastoni, che indica appunto un po' un muro che vi fate da soli e che riuscirete nei giorni successivi poi a buttar giù. Questo dal punto di vista generale. Dal punto di vista professionale ci possono essere appunto dei sogni che voi avete con il set di coppe, però allo stesso tempo appunto avete questo atteggiamento, come dire, non vi fidate tanto di voi stessi, delle vostre capacità, vedete come se voi vorreste ottenere qualcosa dal punto di vista lavorativo, però allo stesso tempo questa figura del paggio è in un atteggiamento di difesa nei confronti di questi sogni, quindi voi stessi non avete, come dire, il coraggio di andare a fondo con questo tipo di progetti e di pianificarli nel concreto, appunto perché vi sentite un po' imbrigliati da situazioni esterne quando molto probabilmente sono più gabbie mentali che vi costruite voi e quindi non riuscite veramente a concretizzare durante questa settimana, pianificare nel concreto questo tipo di progetti che avete nella vostra testa. C'è molto probabilmente un cavaliere di coppe che può essere accanto a voi, quindi una persona, un collega, un potenziale partner che potrebbe offrirvi un qualcosa da questo punto di vista lavorativo, però voi vi chiudete un po' a riccio per paura appunto di possibili problemi, di possibili fallimenti. Questo è. E quindi per il momento questa settimana vedo che preferite frenare potenziali progetti e opportunità che si presentano davanti a voi per appunto un po' pensieri che vi limitano, convinzioni che profonde di voi stessi che vi limitano, che non avete molta fiducia nelle vostre capacità probabilmente, nel senso che appunto ingigantite un po' i limiti, le vostre mancanze che voi credete di avere dal punto di vista lavorativo. Dal punto di vista sentimentale, anche qui ci sono delle fantasie, come dire, dei progetti che voi avreste dal punto di vista sentimentali, però appunto vi sentite un po' imbrigliati, c'è un cavaliere di coppe che vedo venire davanti a voi, quindi una persona appunto che vi invita a uscire o che comunque viene a voi perché vorrebbe appunto frequentarvi, però appunto voi vi trincerate un po' dietro un muro per paura di soffrire con il 9 di bastoni e soprattutto con il 3 di spade. Vi vedo trincerarvi un attimo perché
non siete pronti, probabilmente non avete delle vostre paure. Il cavaliere di coppe è solitamente una persona comunque che è affidabile, cioè è una persona romantica, una persona di buoni sentimenti, insomma, non una persona di cui non fidarsi, però certo sicuramente un cavaliere non è un re, quindi è comunque una persona con cui bisogna ancora costruire un qualcosa di concreto, è sempre una persona probabilmente che può arrivare nella vostra vita e può partire dopo poco, quindi questo evidentemente vi dà un po' di sfiducia nei confronti di questo cavaliere di coppe che arriva nella vostra vita nella seconda parte soprattutto della settimana. Vediamo un attimo cosa dice la carta degli archetipi, su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana per appunto cogliere il massimo e non farsi spaventare inutilmente. E abbiamo la carta appunto del cavaliere. La carta del cavaliere è un archetipo ehm, di fiducia, di alti valori, sapete, i valori legati alla cavalleria, quindi l'onore, ehm, la, la carità, no? Tutti quei valori romantici e molto idealisti. Quindi vi sta dicendo questa carta che sì, dovete come dire, seguire i vostri sogni, i vostri ideali, ehm, soprattutto però anche cercando di essere un pochino più concreti, anche coraggiosi, perché il cavaliere è la personificazione del guerriero, quindi del coraggio, dell'essere pronto a difendere i propri sogni e aiutare gli altri, a non farsi spaventare dalle circostanze. Quindi vi sta dicendo questa carta di avere un attimo più fiducia in voi stessi, di avere un attimo più coraggio, di non farvi spaventare da pensieri da costruzioni mentali soprattutto, perché io quello che vedo in questa stesa è che sono molte costruzioni mentali, molti limiti mentali che vi state facendo, che non sono molto basati su fattori concreti. Quindi la carta del cavaliere vi sta dicendo appunto un attimo di avere fiducia in voi stessi, di avere coraggio di difendere i vostri sogni e quindi di essere leali anche ai vostri sogni e a voi stessi. Bene, spero che questa stesa vi sia stata di aiuto. Vi ricordo, vi rinvito a mettere il like se vi è piaciuto questo video e a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i video successivi. E noi ci vediamo domenica prossima. Ciao! Eccoci arrivati alla terza variante, quella del quarzo citrino. Vediamo le energie generali a settimana, i dettagli con i tarocchi e poi consigli le carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana per prenderne il meglio. Vediamo dunque le energie. E abbiamo l'incantatrice del fuoco. È una carta che ci sprona a resistere perché evidentemente ci troviamo in una situazione di stress, di fatica mentale e fisica e questa carta appunto ci sta spronando a comunque andare avanti, a resistere perché appunto siamo sulla strada giusta per ottenere i nostri obiettivi e quindi non dobbiamo rinunciare. È un po' come la carta della forza dei tarocchi per un certo verso. Vediamo un attimo adesso i dettagli con i tarocchi.
e abbiamo come carta centrale il Re di Denari, e la settimana inizia con la carta del Papa, del 8 di spade, e poi vediamo la carta dell'eremita. Mentre la seconda parte della settimana vede la regina di coppe, poi il cavaliere di spade e finisce la settimana con il bagatto. Dunque, vediamo un attimo. Sì, dunque, durante la prima parte della settimana vi vedo un attimo imbrigliati, infatti, in una situazione un po' di sconforto, vi sentite un attimo imprigionati perché l'otto di spade indica proprio una situazione di come vi sentiste un attimo in gabbia, come se voleste uscire da una situazione di sconforto e non sapeste come. In realtà, appunto, le carte accanto, da una parte il Papa, dall'altro l'Eremita, che si rivolgono proprio a voi che state in questa gabbia, vi stanno a indicare che in realtà con l'aiuto di una persona, qualcuno che può essere anche un esperto in un particolare settore, un amico, una persona saggia, anche un ufficio appunto che dà degli aiuti proprio concreti, soprattutto di consigli, di consulenze, avete la possibilità di uscire di questa situazione di impasse, perché appunto la carta dell'eremita indica proprio la ricerca della soluzione, anche il trovare appunto la soluzione. Quindi durante la prima parte della settimana avrete questa necessità di trovare la soluzione a una situazione che vi mette a disagio e soprattutto attraverso quello che vi dicono le carte, la troverete attraverso l'aiuto di una istituzione o di una persona comunque che ha delle competenze per aiutarvi in questo senso. Come conseguenza di questa consulenza, di questo aiuto, riuscirete appunto a uscire da questa situazione in cui vi sentite imbrigliati. Vedo nella seconda parte della settimana proprio che voi siete proprio liberi da questa situazione che vi permette appunto di agire anche in maniera veloce nei confronti degli obiettivi che vi siete prefissati. Comunque avete le mani estremamente libere perché c'è la carta del mago, che è proprio la persona che riesce a dirigere la propria vita, che riesce a manifestare con le proprie capacità quello che vuole appunto manifestare, che comunque può cambiare la realtà nel senso voluto. E poi c'è il cavaliere di spade, che è una persona molto veloce nel decidere, molto veloce nell'agire, quindi vi rappresenta chiaramente, perché è proprio qualcuno che finalmente è libero da questi vincoli che lo costringevano durante la prima parte della settimana, e che quindi può finalmente comunicare, soprattutto con la comunicazione, ma anche proprio con le azioni in maniera veloce, per appunto manifestare la realtà che vuole. Io vedo con il cavaliere, il re di denari come carta centrale, che riuscite appunto a essere molto
molto concreti questa settimana, durante la seconda parte soprattutto, capaci di gestire la vostra situazione al meglio. Il re di denari è una persona veramente concreta, è un po' l'archetipo del manager, secondo me, del banchiere, di colui che riesce a far quadrare i conti, che riesce a concretizzare nella propria vita, che riesce a manifestare appunto i propri obiettivi. Allo stesso tempo la regina di denari è anche una persona che ha dei sogni e che può appunto riuscire anche a manifestarvi. La regina di coppe è, scusate, una persona molto immaginativa, molto sensibile, e che questo evidentemente è anche una qualità che vi serve questa settimana, questo tipo di sensibilità. Io direi anche che siccome questo cavaliere va verso la regina e poi verso il re, direi proprio che la seconda parte della settimana c'è una comunicazione da parte una gestione della realtà, sì, come se voi andaste dal mago, andaste verso una persona che io appunto identifico con la regina di coppe, per appunto ehm, mm, cioè che da parte vostra c'è una comunicazione finalmente che non potevate fare probabilmente nella prima parte, e che riuscite finalmente a porvi in contatto con questa regina di coppe, che è una persona sensibile e matura, che vi può anche appunto aiutare, che soprattutto è una persona che tiene a voi, e riuscite appunto a mettervi in contatto con questa persona, e come risultato appunto riuscirete a diventare il re di denari, ovvero una persona appagata e soddisfatta di se stessa dal punto di vista concreto. Quindi, riassumendo a livello generale, la prima parte è sicuramente nella prima parte la settimana vi vede molto bloccati. Riuscite con l'aiuto di una persona, un'istituzione, comunque qualcuno che ha un'autorità in un particolare settore, anche un amico può essere, appunto, se si tratta soprattutto di una gabbia, diciamo, che vi condiziona a livello relazionale, a sbloccarvi, e questo vi permetterà nella seconda parte della settimana di mettere di concretizzare delle azioni, di mettervi in moto per appunto portare avanti un percorso che avevate in mente. Quindi finalmente sbloccati potete iniziare a lavorare verso gli obiettivi che vi siete prefissati. La carta del mago indica che ne avete tutte le capacità, ed è assolutamente una carta positiva, perché indica proprio che nella seconda parte della settimana avete proprio le capacità e la volontà per poter appunto manifestare ciò che volete, ed in particolare vedo che riuscirete a mettervi in contatto con una persona che identifico con la regina di coppe, che può essere un uomo, una donna, non c'è un genere nei tarocchi, che appunto tiene a voi, che vi può appunto e che voi avete necessità di contattare, che vi può anche aiutare, e sarete avrete anche proprio un'urgenza per porvi in contatto con questa persona. Il re di denari appunto indica che nella seconda parte della settimana sarete estremamente in grado di gestire le vostre attività, a essere soddisfatti di voi stessi, soprattutto proprio nel concreto, non soltanto dal punto di vista mentale o emotivo, ma proprio
riuscirete a mettere in piedi delle attività che vi renderanno molto soddisfatti. Questo dal punto di vista generale. Dal punto di vista lavorativo, appunto, la prima settimana vi vede bloccati, siete in una situazione che non vi piace lavorerete durante la prima parte della settimana per appunto sbloccarvi e ci riuscirete grazie all'aiuto di questa persona che è identificata dalla carta del Papa, che appunto è una persona, un'istituzione che ha una certa autorevolezza, che ha l'esperienza e le conoscenze per aiutarvi in questo frangente. Quindi come conseguenza di questo aiuto sarete in grado di iniziare a mettere in moto un processo e a portare avanti delle attività a cui tenete in maniera estremamente efficiente ed efficace grazie alla carta appunto del bagatto. Vi vedo con il re di denari estremamente capaci di appunto creare quella stabilità lavorativa che non riuscivate ad avere appunto in questa prima parte della settimana. La regina di coppe appunto e il cavaliere di spade indica che vi porrete nella seconda parte della settimana a contatto con questa persona rappresentata dalla regina di coppe, che è una persona che probabilmente vi sarà d'aiuto anche dal punto di vista lavorativo, e riuscirete appunto a mettervi in contatto con questa persona. Come risultato della comunicazione appunto sarete in grado di portare avanti dei progetti, delle attività a cui appunto tenete. Il mago da questo punto di vista è estremamente positivo, è una persona, come ho detto prima, che riesce a proprio cambiare la realtà davanti a sé nella maniera voluta, quindi è perfetta. Dal punto di vista sentimentale, anche in questo caso io vi vedo molto imbregliati, è come se probabilmente dal punto di vista sentimentale avete un problema di comunicazione, di isolamento nei confronti di una persona a cui tenete. Riuscirete a risolvere questa situazione, a porvi in comunicazione con questa persona rappresentata appunto dalla regina di coppe, grazie all'aiuto di un amico, di qualcuno che può appunto intercedere per un certo verso, che comunque vi fa vedere la realtà in maniera diversa, vi fa capire un attimo come poter avere fiducia in voi stessi, come poter riuscire a sbloccare questa situazione con la persona a cui tenete. Non necessariamente un aiuto concreto, come per dire chiedere l'aiuto a un amico che interceda per voi, però proprio affidarvi anche al consiglio di una persona che sta accanto a voi, che è appunto rappresentata dal Papa. Vedo nella seconda parte della settimana appunto che riuscirete a mettervi di nuovo in contatto con questa persona rappresentata dalla regina di coppe, che non vuol dire che sia una donna, può essere anche un uomo, che comunque è una persona molto matura dal punto di vista emotivo e anche se un po' come dire un poco estroversa, è una persona che è un po' guarda un po' se stessi, vedete questa regina guarda la coppa, non guarda davanti a sé, quindi si introietta molto dentro di sé, quindi probabilmente ha bisogno di
di essere contattata, perché non è una persona che fa il primo passo, e io vi vedo appunto in grado di invece voi di concretizzare, concretizzare i vostri desideri con il re di denari, quindi di finalmente porvi in contatto con questa regina di coppe nella seconda parte della settimana, e sarà una comunicazione proficua perché appunto vedo carte positive, soprattutto con il mago, che è una persona appunto, come ho detto prima, che riesce a manifestare il proprio volere, i propri desideri. Vediamo adesso la carta degli archetipi, su che atteggiamento tenere per ottenere il meglio questa settimana. E abbiamo l'archetipo della vittima. È un archetipo che abbiamo tutti, che ogni tanto esce un po' a tutti, che si risveglia dentro di noi, e che appunto è questo, come dire, un po' diventare vittima di noi stessi, ovvero di sentirsi un po' vittima delle circostanze e incapaci di risolvere i nostri problemi da soli. Questa carta ci sta dicendo invece che dobbiamo evitare questo tipo di atteggiamento perché porta a poco, e che in realtà noi siamo in grado di, come il mago dice, di cambiare la nostra realtà, quindi smettere di piangerci addosso, di sentirci un po' vittima delle circostanze, come indica l'otto di spade, però in realtà appunto di attivarsi per trovare la soluzione alla circostanza, anche se negativa, in cui possiamo trovarci. Quindi, come dice l'incantatrice del fuoco, come indica anche l'archetipo della vittima, come indica soprattutto la carta del mago, è possibile che questa settimana appunto sia un po' stressante per voi, però appunto abbiamo le risorse per cambiarla, basta appunto fare forza sul nostro carattere, perché siamo più forti di quello che crediamo, e soprattutto siamo in grado di trovare la soluzione anche attraverso aiuti esterni, come indica la carta del Papa. Bene, spero che questa stesa vi sia stata di aiuto, vi abbia dato gli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivare la campanella per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo domenica prossima. Ciao!